Il regalo di Natale è arrivato e oggi finalmente facciamo sparire un po' di questa roba dal cortile perché dobbiamo fare spazio in officina per montare tutta l'armadiatura. Non fate caso al disordine, sono appena tornato da Valencia e ancora c'è tutto da sistemare, ho appena scaricato e con un braccio si fa abbastanza male, però come avete visto dal video dell'infortunio sto un po' meglio, sto cominciando a muovere il braccio, non posso caricarlo tanto, però lo posso caricare quanto basta per cominciare a sistemare tutto il casino che c'è in officina e fare spazio all'officina nuova veloce di Elevate, perché finalmente è arrivato il giorno in cui mettiamo la parola fine alla costruzione dell'officina. Aia, 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 aia. Sono arrivati un sacco di giocattoli nuovi con i quali non vedo l'ora di giocare, ma per chi non conoscesse questo posto è l'officina barra studio, è un po' buio perché non ci sono le luci, questo è il posto per il Superbike, dove facciamo i giochi, dove preparo le mie moto per allenarmi e per giocare. L'officina è arrivata a questo punto, era incompleta, oggi quello che dobbiamo fare è fare un po' di ordine, vi faccio vedere che cos'è arrivato di nuovo, dobbiamo parlare di quel carrellone lì perché lo dobbiamo spostare perché purtroppo in questo momento qua non ci serve e non va bene per questo posto, dopo capirete perché. È arrivata l'equilibratrice delle gomme, finalmente posso anche equilibrarmi le gomme, che è una cosa che può sembrare stupida, ma a me piace tantissimo perché mi mette in pace vedere girare la ruota fino al pesino. Corretto, io direi di incominciare con le novità. Questi sono i 3 pensili che comporranno l'officina e verrà là. Adesso li mettiamo da parte perché non è il momento di utilizzarli. Io faccio ancora un po' fatica con il braccio, però è giusto che io lo muova. Il dottore ha detto che posso andare con calma, questi sono vuoti e anche molto leggeri. Questi li abbiamo messi da parte. Questo è il mio caro amico cavalletto a pantografo, bellissimo, che avete visto che nelle gare dell'IDM per cambiare boccole di sterzo è stato utilissimo, e questo è il gioco che è molto pericoloso per Edoardo Mazzoli perché lo smontamolle. Ogni turno per Sergio sarà una paranoia perché sulla Aprilia monterò il kit rapido, quello per smontare l'ammortizzatore ancora più velocemente, sarà veramente un problema. Quindi questo per adesso lo mettiamo da parte. E ci siamo. Cavalletto, questo è talmente bello, quello che mi ha dato Elevate, che è quello personalizzato. Vedete che si può fare bicolore sullo shop, è personalizzato con il nome. Io questo non lo porto mai in pista perché se vedete sotto di solito si graffiano tutti, io lo tengo solo per il ponte. Bellissimo, quindi anche lui va da parte. Questa è tutta roba che non serve. La diatriba qui è stata molto lunga, nel senso che se avete visto io ho verniciato fino qui per fare lo studio con il grigio scuro, perché l'idea principale era quella di mettere l'officina qua. In realtà poi con il tempo mi sono accorto che io alla fine filmo sempre da qua verso di qua e quindi avrebbe senso che l'officina stesse lì. Infatti nel prossimo video lo vedremo, proveremo a posizionare l'officina, vediamo, ma l'idea diciamo principale è quella di mettere l'officina lì in maniera da filmare da qui verso di là e avere più spazio per fare diverse angolazioni e soprattutto anche più spazio per usare obiettivi più grandi e cose diverse. Anche il ponte sollevatore l'ho messo in questa posizione perché mi occupa meno spazio. Come vi avevo fatto vedere nel video scorso, posso metterlo così e uno dice cavolo, ma come fai a salire? Qua non c'è spazio per far salire la moto. Questo perché se io abbasso completamente il ponte sollevatore, lui essendo il più basso al mondo perché è alto solo 7 cm, posso salire anche di traverso con la moto, quindi problemi non ce ne sono. Non voglio abbassarlo troppo perché per spostarlo noi dobbiamo spostarlo e dalla posizione più alta è molto più facile, quindi noi giriamo il ponte sollevatore. Adesso non voglio fare tirare troppo i cavi dell'olio. Ok, vedete che nonostante pesi tantissimo è anche abbastanza facile da spostare. Questo perché adesso noi dobbiamo arrivare al carrellone perché lo dobbiamo spostare da lì, dobbiamo fare spazio in tutto quel posto. Magia, armadio molto economico. Lo sapevo. Bello della diretta. Siamo arrivati e c'è il freno, cazzo. Ok,
Siamo arrivati all'inquisito, il carrellone EVKT di Elevate. Questo carrello, ragazzi, è una bestia, è bellissimo, però purtroppo non posso più tenerlo qui. Per quale motivo? Partite da un presupposto: trovatemi un carrello da lavoro che è alto 1 metro, cioè uno lavora con l'altezza 1 metro, bellissimo, cioè di solito sono alti così, quindi te lavori sempre inclinato. E la particolarità di questa cosa è che qui non va bene, e l'abbiamo utilizzato all'inizio perché non c'era l'officina disponibile, insomma ho dovuto aspettare un attimo, è stato un palliativo che però non va bene, perché questo carrellone qui, vi faccio vedere una magia, guardate, gira, è esattamente la stessa cosa da tutte e due le parti. Quindi questo carrello può essere utilizzato in un'officina molto grande oppure in un team che ha una struttura abbastanza grande da poter ospitare 2 moto messo al centro, nel quale si lavora sulla moto di destra, la moto di sinistra, e tutti i meccanici che lavorano sulle rispettive moto hanno un lato della cassettiera, perché appunto ha i cassetti da tutte e due le parti. Sportello, 2 cassetti sopra, e questi qui che sono per gli attrezzi, ok? 1, 2, 3, 4, più il quinto, di solito è usuale sia più profondo per magari tenere le bombolette, eccetera, eccetera. 2 di sti maniglioni mega imponenti per poterlo spostare, porta bombolette da una parte e dall'altra, o il portacarta. Io ho scelto il portacarta. Purtroppo per me in questa situazione non posso utilizzarlo, infatti probabilmente lo rivedremo in un'altra situazione, ma adesso era il momento di spostarlo da lì perché dobbiamo fare appunto spazio, e inoltre ero stufo di vedere comunque disordine, e dopo capirete perché. Tra l'altro la cosa che mi dispiace è che sto carrello è veramente molto bello, perché se tu hai un meccanico rude a lavorare in officina, adesso qua ci sono tutti gli attrezzi, no? E uno vuole sbattere, ha l'autobloccaggio, quindi i cassetti non sbattono e arrivano già rifiniti con il 2 mm di EVA di neoprene, insomma, che è già molto bello. Serratura, e io le chiavi le lascio sempre qui perché tutte le chiavi delle cassettiere che ho avuto in tutta la mia vita le ho sempre perse, quindi le lascio sempre aperte, o se le ho le lascio qua, e per adesso rimarranno qua. Ovviamente un'altra cosa che mi ha stupito quando è arrivata la cassettiera sono le ruote, perché sono mega galattiche e sono studiate per portare un peso non indifferente. Infatti quando è arrivata sul bancale era molto pesante. Quello che dobbiamo fare ora è vaschette alla mano, cominciare a svuotare tutto. Tutto qui. Eccolo qua. Altro giochino a completare l'officina. Non l'ho mai usato, non sapevo dove metterlo, infatti ho usato il flight case di Sergio momentaneamente, molto utile per fare il lavoro, e la mia idea infatti era di aspettare l'officina per metterlo e in modo che abbia il suo posto fisso. Vediamo se gli troviamo una sistemazione. Quindi per adesso lo facciamo sparire e siamo arrivati quasi alla fine, perché questo non ho intenzione di muoverlo. Senti come rimbomba il suono adesso che è vuoto. E qua, se vi ricordate, c'era il suo bel calorifero che io adesso ho coperto momentaneamente con questo che non ho fissato, infatti se vedete cade. Lo fisseremo, ma per quale motivo l'ho messo qui? È per coprire il calorifero e soprattutto creare un ambiente un po' più bellino. Perché? Per quale motivo? Uno, vabbè, dobbiamo girare tutti i video qua dentro e ok, ma in questo posto devo fare un progetto molto grande che ancora non posso dirvi perché ci sto lavorando da molto tempo, ma credo e spero entro la fine dell'anno che possiate vederlo. Quindi dopo questa fatica immensa per il mio braccio, no scherzo dai, sto abbastanza bene, sono riuscito a svuotare tutto. Noi ci vediamo al prossimo video, ma mi ero dimenticato prima di chiudere di farvi vedere l'oggetto più importante che ho preso in un luogo di culto. Acqua del radiatore molto buona da infilare nelle moto, non sarà tutta questa, ne metteremo un goccio in maniera simbolica e speriamo
che ci porti fortuna. Iscrivetevi al canale, non perdete il prossimo video perché qua dobbiamo riempire tutto.